Ciao a tutti, bentrovati con un nuovo video. Oggi abbiamo ancora un book tag. Questa volta sono stata taggata da Daniela di Voce di Libri. Vi lascio sotto il suo video come sempre. Le tracce riportano le domande più comuni e strane che si sentono nelle librerie. Proverò a rispondere anche io, anche se non sono una libraia. Vediamo, numero 1. Domanda, è quello con la copertina rossa, un libro che colleghi a un colore specifico. Qui ho pensato a un libro di James Roy, questo, io ho preso American Tabloid, questo libro, perché è un autore di noir, i suoi libri hanno quasi sempre la copertina nera. Questo libro è ambientato negli anni 50 e si parla del capo dell'FBI, Edgar Hoover, Jimmy Hoffa, presidente del sindacato, Howard Hughes, eccetera. Sapete, tutti i personaggi abbastanza in vista in quell'epoca, è un noir naturalmente, ma erano protagonisti di una guerra sporca e segreta affidata a spie corrotte, trafficanti di droga, killer, eccetera. Come sempre è un noir, questo è uno dei più grandi autori del genere, molto bello questo libro. Poi, numero 2, sa, lo hanno dato a leggere a scuola a mio figlio, un libro che è in libreria e che hai preso per la scuola o che ti hanno fatto leggere a scuola. Dunque, quando io sono andata a scuola è stato parecchi anni fa, mi hanno fatto leggere il Fu Mattia Pascal di Pirandello e mi ha fatto scoprire Pirandello, da allora uno dei miei autori preferiti. Come forse saprete, il Fu Mattia Pascal è un romanzo dove c'è il protagonista che decide di darsi per morto e va via, va a Roma, lui viveva in Piemonte, abbandona la famiglia, eccetera, cerca di ricostruirsi una vita, però poi si rende conto che senza, si ritrova senza vita, senza documenti, senza lavoro, senza la sua identità, diciamo, e decide di provare a tornare a casa. Poi, numero 3. Mi consiglia un libro per mio nipote di 13 anni? Certo, cosa mi sa dire di suo nipote a 13 anni? Un libro che ti hanno consigliato e che hai letto quindi a scatola chiusa. Allora, qui mi è venuto in mente La giuria di Grisham, che è un libro che mi hanno prestato anni fa e mi ha fatto scoprire Grisham, e mi è piaciuto molto, da allora ne ho letti diversi. È un libro che mi hanno prestato. Come sapete, autore di legal thriller, tutti conoscono Grisham, per cui non avevo specificato. Numero 4, Emma su Amazon costa meno, il libro che vale tutti i soldi spesi. Qui ho pensato alle memorie di Adriano della Jursena, ho già parlato di questo libro, ma è uno dei libri più belli di sempre. Io l'ho letto per caso, non conoscevo l'autrice, infatti l'ho trovato in una versione economica, vedete. E Adriano, imperatore di Roma, in questo romanzo epistolare parla con suo nipote Marco Aurelio e gli parla della sua vita, dei suoi sentimenti, le sue emozioni, soprattutto l'amore per il giovane Antino, per cui aveva perso la testa, che poi muore, eccetera. È un romanzo molto molto bello, l'hanno portato anche a teatro da una grandissima autrice. Poi, numero 5, mio nipote vuole il libro di Mein Kampf, un libro su cui ti eri fatto un'idea ma che si è rivelato tutt'altro. Qui vi parlo ancora di Cerchio Segreto di Amanda Prantera, che viene venduto come un capolavoro della fantascienza, un thriller, eccetera. Prima di tutto non è un romanzo di fantascienza, anche se viene venduto con Urania, e non è neanche un capolavoro del thriller, è una storia abbastanza scontata e non particolarmente avvincente. Io l'ho trovato abbastanza noioso, infatti non ce l'ho dato via. Numero 6. Questo libro che mi ha consigliato non mi è piaciuto, lo restituisco. Un libro che hai abbandonato e ti ha deluso. Qui mi viene in mente Espiazione di McEwan, che è un libro molto quotato, che ha delle ottime recensioni, eccetera. Io l'ho trovato noiosissimo, non sono neanche riuscita a finirlo. Praticamente parla del protagonista che commette un delitto e passa la vita a espiare questo delitto, insomma. Io l'ho trovato solo terribilmente noioso. So che dico una cosa controcorrente perché ha delle ottime recensioni, però a me non mi è piaciuto. Numero 7. È Spicy quel libro, un libro piccante o con scene hot. Qui mi viene in mente Il curioso delle donne di Bevilacqua, un libro di parecchi anni fa, dove c'è lui che parla del suo, diciamo, guardare le donne con occhio malizioso, anche da ragazzino, i pensieri che faceva lui sulle donne che vedeva e un po'.
un po' spinto come libro, diciamo, credo autobiografico. Numero 8. Mi consiglio un libro, ma qualcosa di bello che alla metà ho bisogno di emozioni forti. Un libro che ti ha suscitato le emozioni più forti che tu abbia mai trovato. Qui mi è venuto in mente un altro libro di Roy, questo, Le strade dell'innocenza, che è un libro noir, violento, forte, e non è adatto per tutti, è per stomaci forti. Per gli amanti del genere è molto bello, però è un libro piuttosto pesante, che parla di un ragazzo che subisce una violenza da adolescente, non riesce a superarla e da adulto non riesce a affrontare le donne in maniera normale e diventa un serial killer, insomma. Poi c'è il poliziotto che cerca di catturarlo, la lotta fra il bene e il male. È un libro, se vi piace il genere noir, è scritto benissimo, però non è adatto per tutti. Numero 9, tagga chi vuoi, qui ho taggato un po' di canali, li lascio in descrizione del video. Bene, oggi abbiamo finito, spero che che il video vi sia piaciuto. Ringrazio Daniela, al prossimo video, a presto, ciao, grazie.